Ciao amici e ciao amiche, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per parlare della tragica storia della raperonzolo russa, nonché Slavic doll Ruslana Korshunova. Una storia che si snoda tra il durissimo mondo della moda degli anni 2000, relazioni tossiche e una setta. Chi era Ruslana Korshunova? Ruslana era una modella russo-kazaka nata nel 1987 ad Almaty, in Kazakistan, da genitori di origine russa. Suo padre purtroppo morì quando Ruslana era molto piccola, quando lei aveva solo 5 anni, e dopo la scomparsa del padre, la madre di Ruslana, con Ruslana e il fratello maggiore, decisero di rimanere a vivere ad Almaty. Dai racconti della famiglia e degli amici emerge come Ruslana sin da piccola fosse una bambina molto intelligente e anche molto brava a scuola. Difatti frequentava una scuola per bambini e ragazzi dotati e parlava perfettamente 4 lingue, ovvero russo, kazako, inglese e tedesco. E sarà proprio lo studio del tedesco che le aprirà le porte del mondo della moda. Ruslana infatti venne scoperta nel 2003 dalla scout Debbie Jones per l'agenzia Models One. Debbie Jones scoprì Ruslana grazie alla rivista All Asia, rivista nella quale quell'anno era apparso un articolo che pubblicizzava il corso di tedesco di Almaty, corso di tedesco nel quale studiava proprio Ruslana e per il quale si era fatta scattare delle foto proprio per pubblicizzare poi il corso sulla rivista. Debbie Jones riuscì a rintracciare Ruslana e a farle firmare il suo primo contratto e ad introdurla di fatto nel mondo della moda a soli 15 anni, mondo nel quale Ruslana era conosciuta come la raperonzolo russa per via dei suoi lunghissimi e bellissimi capelli castani che all'inizio della sua carriera le arrivavano addirittura alle ginocchia. Ruslana, una volta entrata nel mondo della moda, iniziò a lavorare per alcuni dei più grandi brand di moda al mondo e apparse anche ad esempio in alcuni servizi in Italia. Ad esempio apparse per la rivista Vogue Italia nel servizio Broken Dolls di De Marchelier insieme a Vlada Rosliakova, un'altra Slavic doll nonché grandissima amica di Ruslana. Difatti, quando Ruslana scomparse, Vlada ci stette malissimo, ne rimase distrutta. Я как раз была тогда в Париже, только прилетела в Париж. Она мне написала с приземлением. La vera svolta, il vero salto di qualità nella carriera di Ruslana arrivò però nel 2006 con lo spot per il profumo di Nina Ricci. Questo spot la catapultò direttamente nell'Olimpo della moda. Iniziò a frequentare gli eventi più esclusivi e a conoscere le persone più importanti ed influenti del settore. La vita di Ruslana però non era affatto tutta rose e fiori e a partire dal 2008 i lati più tristi e oscuri della sua vita iniziarono piano piano a saltare fuori. Il 28 giugno del 2008 infatti il corpo di Ruslana venne ritrovato sul marciapiede di Water Street nel distretto finanziario di Manhattan dopo aver fatto un volo dal 9° piano del palazzo nel quale la ragazza abitava. Il caso fu chiuso in pochissimo tempo, molto frettolosamente, ed etichettato come
suicidio. Anche se vedremo nel corso del video che ci sono molti elementi che cozzano un po' con questa tesi o comunque che fanno saltare fuori dei lati un po' più oscuri su cui si sarebbe dovuto indagare un pochino di più. Nell'effettivo, la polizia affermò che non erano state rilevate tracce biologiche appartenenti ad altri individui sul corpo di Ruslana né segni di colluttazione. Inoltre disse che diversi testimoni avevano affermato che non avevano visto nessuno entrare o uscire dal palazzo, nessuno ovviamente di estraneo, la sera prima o il giorno stesso. Ma come vi ho detto poco fa, ci sono degli elementi che fanno un po' discutere. Ad esempio, il portiere del palazzo dove abitava Ruslana, Mohammed Nakib, affermò che quando il corpo della ragazza venne ritrovato, i suoi capelli erano tagliati, ma non tagliati come se lei fosse andata dal parrucchiere a darsi una spuntatina o magari se il parrucchiere fosse andato a casa sua a sistemarli, tagliati come se li fosse tagliati lei con le forbici da cucina o se qualcun altro glieli avesse tagliati. E il portiere Mohammed affermò anche che quando lui l'aveva vista l'ultima volta, la sera prima, quando la ragazza era rientrata, i suoi capelli non erano assolutamente così, anzi erano bellissimi e lunghi come sempre, e che quindi questo cambiamento doveva essere avvenuto poco prima del tragico evento. Inoltre affermò anche un'altra cosa, ovvero che quando la ragazza rientrò era contenta, era serena, anzi era proprio felice perché aveva appena finito di svolgere un lavoro importante a Parigi. Quindi nulla gli faceva pensare, l'aveva portato a pensare a un gesto simile. Come vi ho detto, il caso purtroppo è stato chiuso molto frettolosamente. Di conseguenza, qualche giorno dopo il corpo era pronto per, diciamo, il saluto finale e per questo fu trasportato fino a Mosca, in Russia, in quanto la madre di Ruslana affermò che la ragazza amava tantissimo la Russia e amava tantissimo la città di Mosca, tant'è che avrebbe desiderato che proprio Mosca fosse il luogo del suo ultimo riposo. Quindi la salma venne trasportata a Mosca e l'impresario delle pompe funebri che si occupò di sistemare il corpo prima della veglia affermò le stesse cose di Mohammed Nakib, ovvero che i capelli di Ruslana erano in pessime condizioni, tagliati di netto con delle forbici. Tant'è che egli si propose di trovare una parrucca per Ruslana per la veglia, ma la famiglia decise di non mettergliela. Questo probabilmente anche perché Ruslana era conosciuta, era diventata famosa per i suoi bellissimi e lunghissimi capelli, di conseguenza anche se in quel momento purtroppo se li era tagliati o le erano stati tagliati, la famiglia ha deciso di non coprirveli. Il caso ebbe una svolta quando l'autore, produttore e giornalista Piotr o Peter Pomerantsev, spero di aver pronunciato il cognome in maniera abbastanza decente, ma è molto difficile perché lui è un autore, giornalista e produttore britannico ma di origini ucraine, quindi spero di averlo pronunciato abbastanza bene. Iniziò ad indagare sul caso di Ruslana, in quanto vedeva appunto che c'erano degli aspetti torbidi in questa vicenda. In più non credeva, come non ci credevano nemmeno la famiglia, gli amici e i conoscenti, all'ipotesi del suicidio della ragazza. Perché non ci credeva? Perché Ruslana era una ragazza, era una modella un po' insolita. Lei non desiderava lavorare come modella per il resto della sua vita, lei desiderava studiare all'università, farsi una famiglia, avere dei figli, sposarsi, non andava quasi mai a feste, non beveva, non si drogava,
era una ragazza dedita esclusivamente al lavoro e alla famiglia, quindi sia lui che appunto amici, familiari, conoscenti pensavano che non fosse possibile che lei avesse fatto questo gesto. Di conseguenza iniziò ad indagare sul caso e riuscì a mettersi in contatto con un'amica di Ruslana che abitava a Mosca, una certa Lyuba. Lyuba parlò a Peter, al giornalista, di una recente relazione che Ruslana aveva avuto con un ragazzo di Mosca molto ricco, molto abbiente. Gli amici di Ruslana, i suoi conoscenti, l'avevano messa in guardia su questo ragazzo, in quanto aveva la fama di essere uno di quei ragazzi a cui piace piacere, che non vogliono niente di serio, anche se in realtà si dice che lui avesse una relazione stabile, avesse addirittura una famiglia, però insomma era uno di quei ragazzi a cui piace avere una bella scelta. Ruslana però si innamorò follemente di lui e iniziò questa relazione con lui. Dopo un po' di tempo, essendo Ruslana una ragazza che sognava la famiglia, che sognava i figli, che sognava il matrimonio, pensava di aver trovato in questo ragazzo la persona perfetta con la quale costruire tutto ciò. Ma, come vi ho anticipato poco fa, lui non era assolutamente della stessa idea. Di conseguenza, lui decise di troncare la relazione con Ruslana. Ruslana ci rimase malissimo, soffrì tantissimo e in un primo periodo continuò a cercarlo fino a quando la segretaria di lui non intimò a Ruslana di non farsi più né vedere né sentire. Ed effettivamente lei smise totalmente di farsi sentire e anche vedere. E la famiglia dice che addirittura lei sembrava essersi ripresa, sembrava aver dimenticato questa relazione, di essere passata oltre, ed è anche per questo che amici e familiari escludono categoricamente che questa relazione andata male possa essere alla base di, o comunque una delle ragioni che hanno spinto la ragazza a questo gesto estremo. Un'ulteriore svolta nel caso di Ruslana si ebbe un anno dopo, ovvero nel 2009, quando il giornalista Peter viene informato da Lyuba, quindi l'amica di Mosca di Ruslana, di un fatto terribile, ovvero una carissima amica di Ruslana, forse una delle sue migliori amiche, una certa Anastasia, o come si dovrebbe pronunciare Anastasia Trostova o Trostova, si era suicidata a Kiev, a casa sua, gettandosi dalla finestra. Anastasia e Ruslana erano molto legate, molto amiche. Anche Anastasia, come Ruslana, lavorava come modella, aveva svolto tantissimi lavori importanti in giro per il mondo e come lei era giovanissima. Infatti, non so se prima ve l'ho detto, ma Ruslana al momento della sua morte aveva solo 20 anni e anche Anastasia aveva più o meno la stessa età, erano veramente giovanissime. Il giornalista Peter, dopo essere venuto a conoscenza di questo tragico evento, iniziò ovviamente ad indagare, ad approfondire sul caso, in quanto c'erano diverse similitudini, il fatto che avessero fatto la stessa tragica fine, il fatto che fossero amiche molto strette, che frequentassero più o meno gli stessi ambienti. Di conseguenza, iniziando ad indagare, parlò anche con la madre, la quale disse che Anastasia nell'ultimo periodo della sua vita aveva cambiato totalmente il suo essere, il suo modo di comportarsi, tant'è che nell'ultimo mese non usciva neanche più dalla sua stanza, il che era molto strano per lei perché era una ragazza solare, estroversa, dedita al lavoro come anche Ruslana, non usciva più dalla sua stanza. E una volta che purtroppo Anastasia morì, la madre decise di entrare nella sua stanza, probabilmente anche per cercare
degli indizi, qualcosa, una lettera, qualcosa che potesse spiegare questo gesto. E la madre nella stanza di Anastasia si imbatté in alcuni documenti di un'organizzazione chiamata Rose of the World, ovvero la rosa del mondo, organizzazione che purtroppo, e tra un po' capirete perché, Anastasia frequentava. E dai documenti emerge che Anastasia aveva portato all'interno di questa organizzazione anche Ruslana. Infatti le due recentemente, poco prima della morte di Ruslana, avevano pagato più di $1.000 per frequentare un seminario di 3 giorni con questa organizzazione che aveva sede a Mosca. Questa organizzazione Rose of the World purtroppo si configura più come una setta che come una qualsiasi organizzazione o associazione volta ad aiutare gli altri. Sul sito dell'organizzazione infatti veniva detto che con i loro seminari le persone potevano ritrovare se stesse, arricchirsi, imparare ad arricchirsi finanziariamente, potevano risolvere i propri problemi, riuscire a ottenere ciò che volevano, ad arrivare ai propri obiettivi, insomma, tutto questo genere di cose. Ma dalle registrazioni che è riuscito ad ottenere il giornalista Peter, perché bisogna dire che ha fatto un lavoro eccezionale in questo caso, è riuscito ad infiltrarsi anche in questa organizzazione, dalle registrazioni che è riuscito ad ottenere emerge che ciò che avveniva era tutto il contrario, era un lavaggio della testa che veniva fatto agli adepti di questa organizzazione. Difatti, come vi ho detto, Peter riuscì ad impossessarsi delle registrazioni di alcuni seminari e da queste registrazioni si sente come i seminari iniziano con gli adepti che devono raccontare degli eventi traumatici che hanno vissuto nella loro vita, per poi proseguire con pianti, urla, momenti di meditazione, momenti di estasi, un vero e proprio lavaggio del cervello volto ad annientare la personalità delle persone che entrano a far parte di questo circolo. Un altro elemento che configura questa organizzazione Rose of the World come una setta, o comunque, se non vogliamo chiamarla setta, come qualcosa di molto simile ad essa, è il fatto che essa si rifà agli insegnamenti di Lifespring. Cos'è Lifespring? Era, che adesso non esiste più, una setta attiva negli Stati Uniti che appunto ora non esiste più, è morta negli anni 80 dopo che era stata sommersa da cause legali intentate da ex membri, da ex adepti per danni morali. Quindi direi che ci sono pochi dubbi su cosa sia Rose of the World e cosa facesse alle persone e cosa fa tuttora, perché tra poco vedremo che diciamo che di fatto non esiste più, ma in realtà esiste. Tra poco lo vedremo. Tutto questo lavoro di lavaggio del cervello attuato dall'organizzazione iniziò a farsi vedere ben presto su Ruslana e anche sulla sua amica Anastasia. Infatti le ragazze, già pochi mesi dopo che avevano cominciato a frequentare i seminari di questa organizzazione, avevano cominciato a mutare il loro modo d'essere, a mutare i loro comportamenti. Ruslana, ad esempio, era diventata molto più aggressiva, cosa che non era assolutamente mai stata, anzi lei era conosciuta per essere una ragazza buona e disponibile e gentile con tutti. Anastasia invece, come vi ho accennato prima, aveva cominciato a piangere sempre, chiudersi in casa per giorni, saltare i casting. Veramente le due ragazze avevano cominciato a mostrare molto presto segni di cedimento.
segni di uno sgretolamento della loro identità. Poco dopo la morte di Ruslana, quindi sempre nel 2008, l'organizzazione Rose of the World cessò di esistere, o perlomeno cessò di esistere alla luce del sole. Infatti negli anni, ad esempio nel 2014, quindi molti anni dopo che teoricamente la setta doveva essere scomparsa, è emerso che in realtà continuava ad operare a Mosca e nelle regioni limitrofe, con riunioni dell'ex leadership del gruppo dell'organizzazione, gli adepti che già facevano parte dell'associazione e anche nuovi seguaci, nuovi, diciamo, convertiti. Quindi sì, dovrebbe teoricamente non esistere più, però non si sa se è veramente così. Attualmente non ci sono notizie su questa organizzazione, perlomeno io non le ho trovate, le ho cercate anche in russo, ma non ho trovato nulla di recente. Le ultime informazioni risalgono più o meno al 2014-2016, quindi non so dirvi se opera ancora, probabilmente sì, ma spero di no. Un'ulteriore svolta nel caso c'è stata recentemente, ovvero a gennaio di quest'anno, gennaio 2024, quando sono stati pubblicati i documenti relativi al caso di Jeffrey Epstein. Sì. Da questi documenti purtroppo è emerso che tra le tantissime vittime di quest'uomo c'era anche Ruslana. E si pensa che anche questa cosa possa in qualche modo essere ricollegata all'organizzazione di cui vi ho appena parlato, ovvero Rose of the World. Perché vi ricordate che poco fa vi ho detto che durante i seminari le persone dovevano, mettersi a nudo parlando di quelli che erano stati gli eventi più brutti, più traumatici delle loro vite? Ecco, si pensa che Ruslana durante questi seminari possa aver parlato sia della relazione tossica vissuta con il ragazzo di Mosca e che in un primo momento magari l'organizzazione abbia potuto, tra virgolette, mille virgolette, aiutarla facendola allontanare da lui, perché vi ricordo che i genitori, gli amici avevano detto che lei sembrava essersi dimenticata di questo ragazzo, per poi ovviamente in un secondo momento andare a imporsi come centro del suo mondo, figure di riferimento. Quindi sì, si pensa che possa aver raccontato di ciò che aveva vissuto con questo ragazzo e anche di ciò che aveva vissuto, l'esperienza traumatica vissuta con Jeffrey Epstein. Quindi sì, si pensa che possa aver parlato di ciò. Ovviamente l'organizzazione perché voleva che i suoi adepti parlassero di queste cose, in modo tale che si mettessero a nudo, in modo tale che in qualche modo fossero più fragili, più facilmente manipolabili e, come vi ho detto poco fa, in modo tale da potersi imporre come figure di riferimento, imporre come centro del mondo di queste persone. Infatti un'altra cosa che affermavano sia Ruslana che Anastasia quando parlavano di questa organizzazione è che avevano trovato un luogo e delle persone con le quali essere al 100% loro stesse, un luogo nel quale potevano sentirsi capite. E questo dovrebbe farvi scattare qualche campanello d'allarme, perché di solito il funzionamento delle sette è proprio questo: farti sentire in un primo momento amato in un posto sicuro, quindi il cosiddetto love bombing, per poi diventare il centro del tuo mondo e di fatto controllare la tua vita. E si pensa che questo possa essere successo appunto sia ad Anastasia, o Anastasia come preferite, sia a Ruslana. Probabilmente non sapremo mai cosa è successo realmente a Ruslana, probabilmente la verità è morta con lei, però molte persone, e sinceramente lo penso anch'io, credono che direttamente o indirettamente l'organizzazione Rose of the World c'entri qualcosa. Non lo sapremo mai con certezza, però
Gli indizi che fanno pensare ciò sono tanti, tantissimi. Bene amici, anche questo video è giunto al termine. Io spero che l'abbiate trovato interessante. Se così fosse vi chiedo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo tale da non perdervi i prossimi video. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino in fondo e vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!